Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo video. Oggi siamo qua con il nostro 45 litri, doveva essere il 60, ma ahimè è esploso durante una fase di manutenzione, quindi il video che non dovevamo fare su 60 litri a me non riusciamo a farlo perché non ce l'abbiamo più, quindi oggi ci dedichiamo con l'allestimento di questo 45 litri che sarà adibito per la coppia Wild, attenzione, che dovrebbe arrivarci tra poche settimane, quindi nel frattempo la vasca andrà in maturazione. Adesso ragazzi vi mostreremo cosa faremo in questo nuovo scape molto semplice e vi facciamo vedere cosa utilizzeremo. Utilizzeremo della sabbia con varie tipologie di cronometrie, gli abbiamo dato una sciacquata perché era un po' sporca e poi qualche legnetto. Adesso vedremo un attimo come farlo. Sarà un acquario a bassissima tecnologia, tranne forse questo LED, ma adesso dobbiamo vedere se utilizzeremo questo qualcosa di più soft perché è molto forte, non è adatto per queste tipologie di vasca, anche per quella che è in maturazione qui al suo fianco, che naturalmente avete già visto in un video di allestimento. Quindi ragazzi, adesso procederemo. Quello che abbiamo fatto è stato innanzitutto cercare di eliminare le bolle d'aria all'interno della sabbia stessa, perché si creano delle piccole sacche, soprattutto quando è nuova. Allora non è proprio nuova, però quando si posa, poi quando si mette l'acqua, soprattutto se dopo facciamo il layout, il rischio è altissimo che quelle bolle d'aria poi tutto sotto vada a farsi benedire. Quindi abbiamo livellato, abbiamo aggiunto anche altro un po' di sabbia per capire se poi magari più avanti col tempo piantumeremo qualcosina o se no lasceremo così senza nulla, la valuteremo nel tempo. Ed ora procederemo con lo scape. Naturalmente in questa fase cercate di divertirvi, di dare sfogo alla vostra fantasia, perché secondo noi è la parte più divertente di quando si crea un nuovo acquario. Godetevi il procedimento e naturalmente godetevi anche il nostro. Non male, direi. Non male, è uscito abbastanza bene. Abbiamo ancora qualche legnetto, questi qui più piccoli li metteremo alla fine, una volta che avremo riempito l'acqua, per dare un effetto un po' più naturale. Questo no, ok, anche questi. Adesso andiamo avanti con i dettagli. Abbiamo dei legnetti, vediamo cosa riusciamo a fare. Ogni volta questi procedimenti mi regalano dei bellissimi momenti di relax e di pura fantasia, come se mi immergessi nella natura stessa. Allora, nel frattempo che lo stavo ultimando, mi è venuto in mente di ricreare la radice di una pianta di mangrovia, cioè dei rami che dal basso scendono verso l'alto, praticamente in tre direzioni, in centro, una a destra e una a sinistra, tantissimi legni intrecciati, anche se adesso ce ne saranno molti di più perché andremo a mettere tanti dettagli. Naturalmente adesso stiamo pensando di aggiungere delle piante emerse per poter far sì che ci sia anche un gioco di radici, come se fosse una foresta sommersa, qualcosa del genere, per dare tanti punti di rifugio, sia per la coppia, anche per la femmina, nel caso il maschio gli parte un po' la scimmia, quindi da avere tanti punti, tanti nascondigli per dare sicurezza anche a questi pesci. E devo dirvi che mi sta piacendo, mi sta piacendo molto. A me piacciono queste tipologie di settaggi e devo dirvi che non mi dispiace affatto, anzi, più va e più sta diventando molto molto bello. Come vedete adesso qui metteremo poi, man mano che metteremo l'acqua, metteremo un insieme di piccoli ramoscelli in modo tale che sia tutto più sparso e più naturale, come se fosse reale. Ma naturalmente, come ben detto, non ci andranno chissà quali pianti, forse
forse metteremo qualche piccola pianta qua davanti come stile praticello. Da dietro non lo so, ma non penso, più facile che metteremo dei muschi. Questa zona qua dietro dove c'è la parte nera, dove ci sono le spugne, sicuramente. I muschi ne abbiamo perché qui ce n'è fin troppo, quindi andremo a sistemare forse qualche bifita, adesso vediamo cosa mettere, o per creare un po' di nascondigli, di verde, vediamo cosa combinare. Adesso andiamo con il riempimento dell'acqua. Naturalmente si mette sempre un po' di carta assorbente sulla parte liscia in modo tale da non tirar su tutto il mondo, e adesso vi facciamo vedere come facciamo. Ok, abbiamo messo l'acqua sul punto che un po' il pulviscolo è andato su. Adesso vediamo se aspetta un attimino che si stabilizzi il tutto, o se no buttiamo direttamente le botaniche e poi il giro di qualche ora sicuramente si diventerà il tutto, o meno che non mettiamo un piccolo filtro giusto per cominciare a pulire un po' il tutto, che forse è quello che faremo. Tutto ciò è fantastico, guardate come si intrecciano i legni, quei sassi, come se fosse una cosa naturale, guardate che spettacolo. Tutto ciò è magnifico perché è quello che volevamo raggiungere. Abbiamo aggiunto un baccello in modo tale da creare un ulteriore riparo dalla parte opposta dell'acquario, così i pesci si possono sentire al sicuro. E bello, davvero davvero bello. Adesso sto valutando se mettere giusto 2 o 3 foglie. Il problema delle foglie è, sono bellissime, ma attenzione, aumento il carico organico, quindi se volete tenerle bene, ogni tot vanno ricambiate, 2 settimane, 3 al massimo, perché marciscono e di conseguenza aumentano il carico batterico. Ok? Ci sarà la microfauna che ne avrà a favore, però attenzione, perché stiamo parlando di acquari molto piccoli e il rischio che possono esserci un'esplosione algale sono davvero ma davvero elevate. E adesso andremo ad aggiungere le piante emerse, perché secondo me ci stanno. Ok, cime prese, adesso provvederemo a piazzarle. Ok, prima messa, senza non poca difficoltà perché le piante giustamente erano un po' ferme, quindi non stanno ferme. Adesso piazziamo anche gli altri ciuffi. Finalmente ce l'abbiamo fatta a sistemare, è passato una buona mezz'ora, ha avuto delle difficoltà nel sistemare la pianta, il Syngonium, quindi adesso vi faccio vedere come è uscito. C'è un bel gioco di radici, naturalmente abbiamo tagliato qualche talea, ma adesso nei prossimi giorni usciranno nuove radici, quindi questa zona qua sarà coperta di radici. Adesso vedremo se posizionare giusto 2 o 3 foglie, giusto per il risultato del Syngonium è questo. Naturalmente adesso nel giro di pochi giorni poi si riprenderà come si deve e via. Mettiamo le galleggianti, vediamo un po' cosa mettere dentro. Ok ragazzi, finalmente ci siamo, abbiamo messo delle galleggianti, Salvinia, abbiamo messo dell'Emina Minor, dell'Illuminobbium, una piccola pistia. Questo è l'effetto, scusate un po' il riflesso, questo è l'effetto che io volevo ottenere, cioè una lampada piccola in cui fa sia in quest'acquario tutta la zona più di luce e leggermente ombra, e poi qua volevo ricreare una sorta di piccolo raggio di sole che si immerge nelle acque scure. Adesso forse metteremo 2 o 3 foglioline giusto per dargli un po' di ambientazione molto più wild, e credo proprio che non metterò alcuna pianta perché devo dirti che così mi piace davvero ma davvero tanto. Adesso poi sistemerò il tutto con la pompa d'aria della Higger, devo comprare solo delle T in modo tale che anche questi 2 acquarietti hanno dei piccolissimi filtri ad aria, tanto con un solo aeratore ci sta da Dio, almeno riusciamo a fare il tutto solo con un apparecchio. Allora, sono passati all'incirca una decina di giorni, abbiamo aspettato che ci arrivassero i filtri ad aria che abbiamo ordinato, ci sono arrivati e a breve li metteremo, anzi
Aspetteremo un attimino perché mi manca giusto un pezzettino, il tubo che domani vado a prenderlo. Adesso facciamo vedere il risultato della vasca. Scusate il riflesso. Allora, questo è il risultato, come potete vedere. Si vede naturalmente l'effetto che volevamo creare, quello del raggio. Naturalmente adesso passati 10 giorni, una volta che metteremo il filtro d'aria, sicuramente l'acquario sarà un po' più limpido, un po' più pulito, perché si vede qualche filamento. Scusate i riflessi, ma non è che si vede benissimo. Naturalmente ragazzi, per questo video è tutto. Come avete visto, l'acquario sta procedendo bene, è in fase di maturazione. Aspetteremo che arriveranno i futuri ospiti, che li vedremo in un prossimo video. Vi faremo anche vedere dove andremo a acquistarli. Quindi ragazzi, innanzitutto se avete suggerimenti per alcuni progetti, idee, fatecelo sapere, perché noi avremmo come si dice, in fase di studio, due acquari. Abbiamo un 40 litri e un 45, che uno è già vuoto e l'altro dobbiamo smantellarlo. In più è in arrivo anche un 110 litri e ancora non sappiamo cosa fare. Naturalmente abbiamo delle idee, però anche sia come ospiti e quant'altro. Quindi ragazzi, se avete dei suggerimenti, naturalmente quello che vogliamo fare è dei progetti che possono essere dati a tutti, naturalmente senza spendere un capitale, acquari a basso budget, con un piccolo filtro, magari anche ad acqua fredda, in modo tale che non c'è il problema del termostato per chi vorrebbe anche risparmiare su questo, una luce non troppo forte, abbiamo dei piccoli LED, quindi per le soluzioni che abbiamo vanno benissimo. Quindi ragazzi, se avete suggerimenti fatecelo sapere. Per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi, a voi non costa nulla, invece a noi aiuta tantissimo a far crescere il canale e a far portare nuovi contenuti. Naturalmente, grazie per essere stato con noi, alla prossima. Ciao a tutti.